Salve, benvenuti, sono Gianni. Ho scritto un manuale sul cycling a beneficio dei piloti. Durante l'approfondimento delle particolarità di questa procedura è scaturito che alcuni dati e alcune regole dettate dalle varie authority, secondo i miei calcoli, non sono esatti. In questo 10° episodio desidero mostrarvi una stima sul numero di cycling che vengono effettuati. Buona visione. Diversi colleghi in attività ritengono che il cycling sia talmente raro da non dover essere preso in considerazione. Molti di essi effettuano solo alcuni cycling all'anno. Ciò è probabile se essi utilizzano aeroporti importanti, ove ormai tutte le testate pista sono provviste di una propria procedura strumentale, anche se non di precisione. Il numero di cycling pro capite aumenta se consideriamo i piloti commerciali che frequentano aeroporti più modesti, con scarso traffico. Ho potuto prendere visione dei dati e statistiche editi da ENAC, Internazionale Aviazione Civile, per l'anno 2015. Da esso ho ricavato il numero di movimenti effettuati nell'anno su tutti gli aeroporti italiani. Poiché un movimento è o un decollo o un atterraggio, la metà di tali valori ci fornisce il numero di atterraggi. Tali valori però si riferiscono solo al traffico commerciale, per cui non possediamo il numero degli atterraggi effettuati dagli altri velivoli, siano essi dei corporate, velivoli di azienda privata, executive, velivoli di capitani di industria, velivoli privati, di proprietari di un proprio aereo, velivoli delle scuole IFR, utilizzati per corsi, addestramenti o controlli, e infine militari. Tra l'altro, proprio tali tipi di velivolo sono quelli che più frequentemente utilizzano piccoli aeroporti provvisti di una sola procedura strumentale. Grazie alla collaborazione da parte di ENAV, Ente Nazionale Assistenza al Volo, sappiamo che mediamente gli atterraggi sulla pista 10 di Genova sono pari al 30% del totale. Tale valore incorpora sia gli avvicinamenti effettuati secondo le regole del volo a vista, visual, che quelli tramite circling. In questa tabella ho riportati i soli aeroporti in cui almeno una testata pista è sprovvista di procedura strumentale, dati del settembre 2016. Gli aeroporti sono in totale 24, ma alcuni sono provvisti di 2 piste senza procedura strumentale. Considerando la percentuale del 30%, quale valore medio ed attendibile per ogni pista presa in considerazione, otteniamo un totale di 60.352 tra visual e circling. Per poter quantificare i circling rispetto al totale, ho creato una serie di colonne variando il rapporto tra di essi. Anche prendendo una ripartizione di 90 visual su 100, il totale di atterraggi circling raggiunge la cifra di 6.035 all'anno. Ho anche voluto ricalcolare tutti i totali togliendo l'aeroporto di Reggio Calabria, perché secondo me non è da prendere in considerazione un atterraggio per la pista 29 a causa della situazione orografica. Ho tolto anche il valore dell'aeroporto di Malpensa, in cui la pista 17 right è raggiungibile solo con un visual o circling, ma la stima del 30% mi sembra poco realistica. Va da sé che comunque, anche se raramente, può accadere l'utilizzo di circling per la 17R, poiché alcuni velivoli necessitano della sua lunghezza. Ciò non di meno, considerando l'1,8% di circling rispetto al totale atterraggi, senza i 2 aeroporti, porta ad effettuare all'anno ben 3.624 circling solo in Italia. Se moltiplicate i presunti circling effettuati in Italia per il numero di nazioni, il quantitativo è gigantesco. Se alcune nazioni sono più ammodernate e solo pochi dei loro aeroporti hanno testate senza procedura strumentale, ve ne sono ben di più in condizioni molto meno tecnologiche. Credo fermamente nella necessità che vi sia un incontro risolutivo tra le authority. Grazie per la vostra attenzione. Mi auguro che abbiate trovato interessanti i punti che vi ho illustrato fino ad ora ed in tal caso vi prego di premere un like posizionato più in basso, di visitare il mio sito e di iscrivervi al mio canale YouTube.
Se lo desiderate potete lasciare un vostro gradito commento. Se siete interessati a questo argomento ed in generale alla sicurezza del volo, vi suggerisco questi link.